Quando noi dipingiamo non possiamo fare a meno di notare e di aver coscienza che i colori, quando sono avvicinati fra di loro, mutano a seconda del colore che hanno di fianco. Chevreul nel 1839 mise nero su bianco questo, studiando il contrasto dei colori e quindi la loro simultaneità. E cosa succedeva quando questi colori erano assieme o erano avvicinati? Cosa succedeva nel nostro cervello, nella nostra percezione dei colori quando venivano ovviamente avvicinati fra di loro? Quindi colori primari, colori secondari, tutta la gamma dei colori, fornendo veramente un'interessante ricerca, coinvolgendo anche amici e parenti, sulla propria percezione dei colori. Naturalmente questo lui non lo ha scoperto, lo ha messo solo ovviamente nero su bianco, perché il colore, il contrasto del colore e diciamo la influenza che il colore aveva vicino ad un altro è una cosa ben nota a tutti coloro che dipingono. Ma perché avviene questo? In maniera semplice noi possiamo ridurlo a questo. Quando noi mettiamo un colore sulla tela, su uno sfondo bianco, naturalmente il bianco che ha attorno questo colore cambierà in maniera percettiva, perché assorbirà il complementare del colore che noi abbiamo messo. Se noi mettiamo un colore vicino ad un altro colore, tutti e due i colori, quando sono assieme, influenzano l'altro, ovviamente mettendo un poco del loro complementare nell'altro. Perché noi abbiamo dei fotorecettori. Questi fotorecettori sono sensibili ai colori che noi vediamo, naturalmente. Quando noi abbiamo un colore sulla tela, ben illuminata naturalmente, noi possiamo fare questo esperimento, possiamo guardare questo colore e per alcuni minuti, e più lo guardiamo e più ci rendiamo conto che i bordi attorno cominciano a frastagliarsi, cioè a prendere il colore complementare del colore che noi stiamo guardando. Ovviamente questo determinato dal fatto che i nostri fotorecettori, che erano stimolati da quel colore che noi stiamo osservando, si stanno stancando, e quindi gli altri che non percepivano quel colore ovviamente si mettono in moto, sommandosi fra di loro e costruendo il complementare. Se noi, facendo lo stesso esperimento, lo osserviamo per molto tempo, voi potete provare con un cartoncino giallo, con un cartoncino blu, rosso, di qualsiasi colore, voi lo fissate in una parete bianca, in un foglio bianco, e lo guardate per alcuni minuti. Dopodiché togliete quel cartoncino e vedrete nel foglio di carta dei colori opposti. Vedrete come il colore sia rimasto nella nostra memoria, e ovviamente i fotorecettori che lo percepivano si sono stancati, in poche parole, in maniera semplice, di guardare, di essere stimolati a guardare quel colore, e ci lasciano con tutti gli altri colori che noi possiamo osservare, e quindi noi vediamo sul muro i suoi complementari. È chiaro che più lo fissiamo, più abbiamo questo risultato, e questo ci fa comprendere come è importante avere coscienza di questo quando noi andiamo a fare i nostri dipinti, soprattutto quando usiamo dei colori che sono fortemente complementari fra di loro, accostati. Questo lo sapevano bene gli espressionisti e tutti coloro che hanno usato quel colore e hanno capito come riuscire a farlo risaltare meglio e più nei loro dipinti. E quindi noi abbiamo solo che da fare degli esperimenti, come sempre, perché io dico che questo è importante saperlo da un punto di vista teorico, ma è importante anche e soprattutto sperimentarlo. I prossimi minuti che seguiranno vedranno 4 esempi in cui noi andremo a vedere come si comportano questi colori e come questa teoria della simultaneità viene messa in campo. Quindi non mi resta altro che ovviamente salutarvi, augurarvi un buon fine settimana a tutte e a tutti, e buona visione. Metto una piccola campitura di rosso di cadmio medio. È interessante rilevare come quando io metto la campitura di rosso, tutto il resto, tutto il bianco, cambi naturalmente di tonalità. Perché
perché dentro quel bianco vi è un poco di colore complementare di questo rosso. Adesso noi lo vediamo un poco più ingrandito fra poco e cerchiamo di notare come, anche magari fermando il video, di notare come questa superficie che noi abbiamo davanti, più la fissiamo, più i suoi contorni, come abbiamo detto nella presentazione, si sfaldano e lasciano il posto proprio al suo complementare in maniera molto molto brillante. Questo fa capire come quando noi guardiamo un dipinto e muoviamo i nostri occhi all'interno di esso, i toni hanno una specifica importanza proprio nel loro accostamento. Adesso qui andiamo a mettere un poco di ocra gialla mista a bianco di titanio e naturalmente questo colore complementare, un poco di questo colore complementare del rosso va naturalmente dentro questa piccola campitura di giallo e a sua volta un poco del colore complementare, ma giocoforza in maniera minore perché meno brillante, andrà nella parte del rosso a determinare quei piccoli sbalzi di tono che sono magari impercettibili, però a lungo andare, quando si fissa il dipinto, vengono ad essere fondamentali. Adesso mettiamo a fianco del colore rosso un colore veramente complementare, in modo proprio che si noti come i due accostamenti siano molto più brillanti, molto più in contrasto di quanto può essere quello accostato al giallo che abbiamo, all'ocra chiara che abbiamo nella parte di destra. E questo avviene perché ad un certo punto questi due colori hanno i loro complementari, diciamo, associati fra di loro, quindi il rosso ha dentro un poco di verde e il verde ha un poco di rosso. Se io invece metto il verde vicino al colore di ocra gialla misto a bianco di cadmio che ho messo prima, naturalmente la cosa cambia completamente, perché io avrò un'influenza del rosso naturalmente in quella che è la parte, diciamo, ocra gialla che io ho messo qui, e quindi ovviamente avrò un risultato più caldo. Se io faccio vedere questo rosso, ovviamente la sua influenza è nulla sul colore che abbiamo di fianco, però se noi lo mettiamo in questo modo vediamo come l'ocra, diciamo, rimane un poco più calda quando è vicino al verde, invece quando è vicino al rosso, perché il complementare del rosso va sulla sua parte gialla, essa rimane più verde. Lo vediamo meglio. Vedete, qui abbiamo il verde accostato all'ocra. Vedete come il complementare del verde, che è il rosso, va a influenzare l'ocra che ha di fianco, rendendo ovviamente questo colore molto più caldo. Invece nella versione alternativa noi abbiamo l'ocra a contatto con il rosso e ovviamente il rosso ha dentro di sé il complementare del verde che del suo colore naturalmente, che è il verde, e che trasporta a fianco nella zona che è definita con il colore ocra. Naturalmente questo effetto è maggiore relativamente al tempo che noi passiamo a guardare questi due colori affiancati e quindi a guardare la totalità del dipinto che abbiamo davanti. In questo caso invece noi prendiamo una grande campitura di giallo e la mettiamo per tutto il foglio. Naturalmente vediamo che anche in questo caso, come succedeva per il rosso, è notevole l'influenza che il colore complementare, in questo caso il violetto, ha sul contorno bianco
del nostro foglio. Vedete come lo influenza, e naturalmente voi vi potete soffermare a guardarlo per molto tempo, diciamo per qualche minuto, e poi toglierlo questo colore o questo foglio, e poi vedrete che il suo colore complementare si taglierà nettamente sulla superficie bianca. Qui abbiamo una scelta di un colore ocra un po' più carico, un po' più tendente al rosso, quindi che ha la particolarità di essere molto più legato come tonalità a ovviamente il giallo che mettiamo in campo. Quindi l'alterazione non è grande, però vi è già una componente che noi vedremo come può essere importante e significativa per dare la possibilità al colore invece di apparire diversamente, se noi gli mettiamo a fianco un colore che è, diciamo, alternativo da un punto di vista cromatico al percorso del tono stesso, che naturalmente non va su un tono caldo ma va su un tono freddo. Vedete che in questo caso noi abbiamo la particolarità, anche se questo lo possiamo, diciamo, notare in maniera minore, e però mentre più guardiamo più questo può apparire chiaro. Il colore giallo, quando è avvicinato al colore azzurro, tende a diventare più chiaro, più brillante. E questa è una cosa fondamentale. È importante riuscire a sperimentare, perché le possibilità di interazione sono veramente infinite. Però noi dobbiamo pensare che più il colore complementare è vicino al suo complementare, e più la possibilità di esaltazione di un colore più brillante è possibile ed è inevitabile, oserei dire. E questo esercizio lo potete completare mettendo proprio 3 colori distinti, come in questo caso, su un foglio, osservarli per qualche minuto, toglierli e vedere come al loro posto vi sono 3 colori complementari completamente diversi, quindi dove potete capire quanto possono essere influenzabili fra loro tutti questi colori. Qui abbiamo una terza piccola prova dove noi mettiamo una campitura, questa volta di azzurro. È un blu cobalto misto a un poco di bianco di titanio ed è una punta di turchese ftalo. Ecco, noi mettiamo questo colore, e naturalmente non dobbiamo essere precisi perché lo vogliamo vedere proprio questo colore a olio come si comporta in maniera anche dinamica e sgraziata, e però mantiene sempre queste sue caratteristiche. Adesso vedete che metto un po' più di blu cobalto, che è mischiato con un pochissimo bianco di titanio, e vedete già come l'influenza di questo blu renda ancora più violetta la parte centrale del colore che abbiamo messo precedentemente. E farò appunto una metà di colore scuro, in questo caso arriverò giusto alla metà della campitura che ho messo precedentemente. Vedete come sempre di più si vada ad avvicinare verso un colore violetto, proprio perché la risultanza complementare di questo blu proprio va addosso a questo colore. Ed ecco, dall'altra parte invece metto un colore più chiaro, semplicemente aggiunto del bianco di titanio al blu cobalto che ho messo in precedenza a fianco. Questo colore bianco, questo colore chiaro che io contrappongo a quello di prima, fa ancora di più risaltare, perché è dello stesso tono, quindi un pochino più caldo dell'azzurro che ho messo precedentemente, e lo fa decisamente virare verso il violetto, o addirittura quasi al grigio. Vedete com'è importante e interessante questo tipo di modifica con il tempo del colore. Ve l'ho messo proprio in tutta la sua durata per evidenziarne tutto il processo di lenta trasformazione del colore, ma non solo da un punto di vista proprio cromatico, cioè della tendenza a
diventare più violetto quanto a modificare completamente il colore, perché voi vedete che qua basta che noi interrompiamo con una sequenza bianca e notiamo subito che su sfondo più chiaro il colore tende ad essere più scuro e su fondo più scuro ad essere più chiaro, sempre mantenendo quella tonalità viola, anzi ancora più marcata. Qui invece abbiamo il rosso di cadmio medio che ha una punta di blu cobalto al suo interno e che lo mettiamo per una lunga superficie, quindi facciamo una campitura lunga estesa come abbiamo fatto nelle altre occasioni precedenti. Naturalmente tutti questi esercizi che abbiamo visto in questo video si fanno con tutti gli altri medium, sia che siano matite colorate, che siano acrilici, che siano acquerelli, che siano colori a qualsiasi tipo di medium. Il risultato è assolutamente lo stesso, perché proprio di cromaticità noi parliamo, naturalmente. Ecco, cerchiamo di costruire magari delle campiture più omogenee possibili, in modo che il risultato può essere chiaramente evidente e ci può aiutare poi a scegliere i colori in fase di realizzazione dei nostri dipinti. E non manchiamo di tenere appunti di quello che poi noi abbiamo scoperto nel corso del tempo, nel corso della nostra sperimentazione. Adesso mettiamo, dopo aver fatto questa campitura di colore, di tutta questa tonalità di questo rosso, mettiamo a fianco il giallo. Ecco, sempre con la stessa pazienza e costanza nell'osservazione che abbiamo messo precedentemente, noi possiamo tranquillamente osservare come già da subito la vicinanza del giallo con questo colore rosso tenda a far diventare molto più violetta la parte proprio più vicina all'oggetto che stiamo trattando, mentre la parte più lontana rimane sempre un poco più calda rispetto a quella che abbiamo accanto al giallo, che vediamo proprio qui in questo esercizio. E più noi lo osserviamo e più naturalmente il risultato sarà più evidente. Abbiamo visto in questo video, ricapitolando, come funziona la simultaneità cromatica. Quindi abbiamo i colori che, quando sono messi accanto, si influenzano fra di loro. E naturalmente cosa succede? Succede che un colore trasmette il suo complementare al colore vicino, e quindi lo stesso colore non sarà lo stesso colore se viene messo vicino ad un altro colore o ad un altro ancora. Quindi cambia proprio il nostro modo di percepirlo quel colore, sia che venga messo con un colore o che venga messo con un altro colore. Questa è un'esperienza che possiamo fare sempre con tutti i colori che abbiamo. Naturalmente gli esercizi sono pochi, però con lo stesso metodo voi potete guardare e osservare come si comportano i colori che state mettendo e state sperimentando e state usando in quel momento. Quindi potete decidere come è possibile riuscire a trasmettere una certa tonalità d'insieme ad uno sfondo colorato che possa riuscire a essere messo vicino ad un altro colore, in modo tale che possa cambiare o possa essere modificata la sua percezione cromatica nello spettatore che lo sta guardando. Spero che possa essere questo video di sprone e di incentivo per provare e provare ancora a sperimentare noi, e non andare a cercare in nessun manuale quali sono le quantità di colore necessarie per riuscire a influenzare il colore vicino, ma è solo la nostra esperienza che può essere vissuta dipingendo in prima persona. Non mi resta altro che salutarvi, augurarvi un buon fine settimana e arrivederci a presto.